Buongiorno amici del canale! Ciao a tutti, bentornati. Allora, noi partiamo già sedute, tranquille, serene, su una bella panchina, perché alle mie spalle abbiamo un bellissimo glicine. Fioritura del glicine, perfetta quest'anno, ha piovuto tanto prima, ora è arrivata una bella botta di caldo qua in Piemonte ed è uscito fuori un meraviglioso glicine con dei colori stupendi. E Ale mi ha ispirato e mi ha detto, ma perché Eli non proponiamo come realizzare un glicine? Esattamente. Perché me l'hai proposto? Dimmi un po'. Perché realizzare il glicine innanzitutto è divertente. Non è difficilissimo, ma ci sono degli accorgimenti da seguire, perché la tendenza è quella di fare dei piccoli errorini che in realtà non lo fanno assomigliare a un glicine vero. Noi non vogliamo grappoli d'uva sul filare, vogliamo un glicine. Quindi guardatelo bene perché tra un po' lo vedrete riproposto su una parete. Partiamo. Siamo venuti in una parte del giardino che ha questa brutta porta tagliafuoco. Praticamente questo qua è un locale caldaia che ho dovuto costruire appositamente e ho dovuto mettere per norma di legge questa porta. E là c'è anche una grata che sempre per questioni di normativa ho dovuto fare. E secondo me questo è il posto giusto per metterci un glicine, perché lo facciamo molto più gradevole, aggraziato, starà molto meglio nel contesto e poi essendoci anche un glicine di là c'è un riporto. Però Ale, ne hai già studiata una tu? Dimmi Sì. un po'. Diciamo solo una cosa prima, questo muro è stato dipinto con Dark sand. dark sand. Una mano su cemento, perché qua c'era il cemento grezzo e questa qua è stata una porta di ferro sempre colorata con la wall, perché io sono abituata quando sono a contatto con pareti, quindi non ho un'usura giornaliera così elevata dove c'è il lavaggio, dare spesso la wall. Sapete che la diamo anche sulla boiserie, sui soffitti in legno, quindi la wall in realtà la diamo su tantissimi supporti. E questo muro è stato fatto dello stesso colore della porta, anche in una diretta, vero Emma? Una diretta, c'è Emma qua con me, una diretta che abbiamo fatto io e Emma insieme dove facevamo vedere appunto come colorare addirittura la porta e poi dopo dare la stessa finitura come la parete. Quindi partiamo. Ho avuto quest'idea appunto di, adesso ce l'abbiamo mascherata dal telo, però qui sotto c'è un pavimento piastrellato. Sì, c'è un pavimento con una pietra. Sì, pietra, quindi non sarebbe molto realistico far partire il tronco direttamente da terra. Quindi noi disegneremo un vaso che accoglierà la pianta di glicine. Quindi c'è il tutorial nel tutorial per vi farà vedere come lei dipinge disegna un vaso sia a mano libera sul muro, ma in realtà se volete cercare di riprodurre quello che fa lei potete usare anche la prova la tecnica dello spolvero che tu hai fatto vedere ampiamente almeno in 2 tutorial e tu fai anche molti corsi sullo spolvero, oppure usare la classica tecnica che utilizza anche lei ma anche Alex con una bella fotocopia di una cosa che vi piace, dietro girato matita graffite e poi ricalcato sulla superficie, sul muro, sul mobile, ricalcato ovunque, vero? Sì, assolutamente. Per avere la traccia del disegno sulla parete o sul mobile. Quindi ora partiamo con Ale che disegni un bel vaso su questo muro e dopodiché andiamo avanti tutto con Magic Wall. Incominciamo adesso disegnando con la matita direttamente sul muro l'ingombro del vaso, poi dopo andremo a dipingerlo. Impugno la matita dal fondo in modo da avere un po' più di distanza dal muro, traccio più o meno una linea mediana che è quella che sarà la metà del mio vaso. Io qua disegnerò un vaso fatto tipo ad anfora, ne disegno prima una metà per poi riuscire ad andare a riprodurre in maniera speculare l'altra. Facciamo un vaso abbastanza alto perché deve poi giustificare l'ampiezza anche della nostra pianta. Questo sarà il nostro vaso, la bocca del vaso e poi cerchiamo in maniera più o meno simmetrica di andare a rifare l'altra metà. Scendiamo un po' di più perché poggia per terra. Andiamo magari ad aggiungere manici. Questo ci serve più che altro come linea guida per poter poi dipingere. Eventuali dettagli li aggiungeremo poi direttamente con il pennello.
Incominciamo a dipingere il vaso, daremo il Lucky Forest come colore di base omogeneo su tutto il vaso, lo daremo ovviamente puro. Adesso vado a preparare una tavolozza con vintage torta di zucca per simulare l'effetto della ruggine. Lo giro bene, anche qua utilizzerò la wall direttamente pura, darò dei piccoli tocchi. Ci serve veramente poco colore. Io qua ovviamente sto approfittando del fatto che Elisa ha tanti barattoli di wall grande aperti, però a casa ricordatevi che è sufficiente utilizzare i barattolini piccoli da 125 ml e vi assicuro che ne avanzerete. Questi sono i colori che mi servono, adesso incomincio a dipingere il vaso. Con un pennellino a punta piatta incomincio a delimitare i bordi del vaso, in questo modo. La bellezza della wall è che scorre veramente bene sulla parete. È un ottimo compromesso tra scorrevolezza e il fatto che il colore non cola. Il pennello scorre davvero bene anche con il colore puro. Ed è una prerogativa che non hanno tutti i tipi di vernice, soprattutto appunto utilizzata in purezza. Come vi dicevo prima, la traccia fatta a matita ci serve come riferimento, però ricordatevi anche voi a casa che se poi volete modificare leggermente la forma potete farlo, tanto la wall copre benissimo la traccia della matita. Prendo poi un pennello più ampio, questo è un ovale da 30, e vado a riempire tutto il vaso. Nel dare le pennellate vado già un po' ad assecondare la forma del vaso. Questo mi aiuta sicuramente quando poi dopo dovrò fare le luci e le ombre ad avere già un pochino più la forma. Quindi questo è un consiglio che posso darvi per i vasi, ma in generale per le forme un po' stondate. Se voi andate a riempire in questa maniera anziché in questa, sicuramente sarete agevolati poi dopo quando metterete le luci e le ombre. Come vedete copre perfettamente, quindi sarà sufficiente per noi una sola mano di colore. Più andiamo verso la pancia del vaso, più andiamo a fare una pennellata curva. In questo caso abbiamo un muro ruvido e quindi ogni tanto vedete che rimangono delle piccole aperture. A me non dispiacciono perché, visto che il vaso dovrà comunque sembrare vecchio, gioca a nostro favore. Se invece voi andate a lavorare su un muro liscio non avrete questo effetto, però potrete eventualmente ricrearlo carteggiando un pochino alla fine il vostro lavoro. Adesso dipingo il manico, l'altro l'ho già fatto, sempre con il colore puro. Faccio prima la parte frontale e poi vado ad aggiungere la parte che sarà dietro. Adesso si vede poco, però nel momento in cui andremo a fare le ombre e le luci sicuramente vedrete meglio la forma di questo manico. Così. E poi andiamo a finire con la bocca del vaso. Facciamo leggermente stondata. Anche qua mi raccomando, ricordatevi di seguire con la pennellata l'andamento del vaso. Qui diamo giusto un accenno alla parte dietro, tanto andremo poi a coprirla con il tronco, però un accenno glielo diamo. Così. Il colore non è ancora completamente asciutto, ne approfitto per riuscire a fare qualche sfumatura in più. Sulla mia tavolozza ho messo il Nuit Parisienne e il Cotton, anche qua li uso direttamente puri, mi serviranno per fare le luci e le ombre. Vado quindi sulla tavolozza a prendere un po' di Lucky Forest, che è il mio colore di base, aggiungo un pochino di nero, questo mi servirà per fare la parte delle ombre. Quindi sicuramente ci sarà un'ombra qui, che è la parte sotto all'imboccatura del vaso,
lungo tutta l'imboccatura. Poi sempre con un pennellino piatto, come vi dicevo prima, assecondiamo il movimento del vaso e andiamo a fare delle sfrangiature in modo da rendere la parte sinistra in ombra. Come vedete serve veramente poco colore. Andiamo a riempire tutta questa parte. Non è necessario che le sfumature siano tanto marcate. Quando lavoriamo su un muro è sempre meglio fare 2 passaggi, magari un po' più delicati, che farne uno subito molto marcato. Vado sul colletto, sempre scurendo la parte sinistra, in questo modo, e sempre con lo scuro vado a delimitare la parte sotto, quindi la parte in ombra del manico, sia da questa parte. Da questa parte sarà in luce invece la parte dietro, per cui andiamo a lavorare sulla parte bassa del frontale del manico, in questo modo. Così. Schiarisco un po' il Lucky Forest con il cotton, in maniera sempre sfrangiata. Vado a fare delle lumeggiature, in questo senso, ma anche incrociando la pennellata in questo modo, in modo che si veda meno questo segno grafico orizzontale. Facendo anche delle sfrangiature in verticale andiamo a camuffarle un pochino. Così, fino in fondo, sempre sulla parte destra. E incomincio mettendo le luci sulla parte alta, andando a contatto con lo scuro che avevamo fatto precedentemente, in questo modo, e da questa parte, sulla parte alta e sulla parte interna questa volta, così. Mi sposto sulla parte alta del colletto, così, e aspetto che il colore asciughi, perché una volta che il colore sarà asciutto riuscirò a dare ancora qualche tocco di massima luce, però appunto bisogna che il colore sia asciutto, se no in questo momento continua a mescolarsi. Le luci e le ombre sul vaso sono terminate, andiamo adesso a mettere l'effetto ruggine. Quindi, come vi dicevo prima, torta di zucca e vintage sulla mia tavolozza. Utilizzo un pennello a punta piatta, ormai non ce l'ha nemmeno più piatta, è molto usurato, non buttate mai via i pennelli vecchi. Andiamo un pochino a mescolare i 2 colori, così, e picchiettando andiamo a fare questo effetto ruggine. Andiamo a farlo qua e là, in questo caso non guardiamo più dove erano le luci e le ombre, perché come sappiamo la ruggine è abbastanza casuale, quindi andiamo a farla in alcuni punti. Prendiamo un po' di arancione in più, intensifichiamo alcune parti. Possiamo anche poi a dito, mentre il colore non è ancora asciutto, andare un pochino a smuoverlo in questo modo e a sfrangiarlo un po'. Così. Se poi vediamo che abbiamo fatto troppe picchiettature con l'arancione, riprendiamo il verde e possiamo sempre andare un po' a mescolarli ulteriormente. Picchiettiamo sempre col dito, ne facciamo ancora un pochino magari sul manico. In maniera abbastanza casuale, non riportate a sinistra quello che avete fatto a destra, perché non sarebbe troppo veritiero. In questo modo continuiamo a picchiettare, un po' di marrone e un po' di torta di zucca, sfrangiamo col dito, proprio come se fosse un pennello. Adesso do gli ultimi tocchi di ruggine e poi possiamo incominciare a dipingere il glicine. Passiamo ora al tronco del glicine. Qui abbiamo del vintage puro, un pennello ovale da 30,
Con questo andiamo a imbastire la forma del tronco. Non deve essere una linea troppo definita, tanto sappiamo che il tronco del glicine è un po' ritorto e poi comunque siamo sempre in tempo a modificarlo con le luci e le ombre. Se voi siete più sicure a casa, tracciate prima a matita e poi procedete con la stesura con il pennello. In questo modo io vado a segnare un accenno, vado sulla porta perché dobbiamo andare a mascherarla. In questo modo il tronco qua diventerà man mano più grande e andremo a definirlo bene con qualche tocchettino di luce aggiungendo il bianco e qualche tocchetto di ombra utilizzando il Nuit Parisien. Ok. Facciamo anche ruotare il pennello in modo che il tronco diventi un po' più irregolare. Così. Mettiamo qualche tocco di luce di ombra aggiungendo sempre il cotton e il vintage a tavolozza. Prendiamo un po' di nero, un po' di bianco e con un pennello andiamo un po' a ruotare in questo modo, in modo da simulare un po' la ruvidità che ha il tronco del glicine. Così, un po' di marrone, andiamo ad alternare nero, marrone e bianco. Mentre lavorate divertitevi, rilassatevi, perché questo è un lavoro che deve assolutamente rilassarvi e divertirvi. Ho messo nella ciotolina un po' di olivia, l'ho diluito più o meno al 100%, ho preso una spugna Molly, l'ho sbocconcellata, ho immerso, strizzato e adesso andiamo a fare una leggera tamponatura sul muro nelle parti dove andremo a fare le foglie. Questo ci servirà per fare in modo che il nostro disegno si riempia senza necessariamente andare a fare foglia per foglia. Vi faccio vedere come. Vado in questo modo a fare una spugnatura leggera che va anche sopra al tronco. Questa deve essere una sfumatura molto evanescente, ci serve solo per non partire da un muro completamente chiaro. Poi sopra andremo a fare tutte le foglie. Ho incominciato a dipingere le foglie, in questo caso lavoriamo sempre a tavolozza, olivia, vintage e cotton. Lavoro a tavolozza perché in questo modo riesco a creare tante sfumature. Vi consiglio di usare l'olivia e non il Lucky Forest che abbiamo già utilizzato prima per il vaso, perché uno degli errori più comuni quando si dipinge il glicine è quello di fare queste foglie molto scure. In realtà ho visto dei lavori fatti dove la composizione era anche gradevole, però queste foglie verde scuro in realtà rovinavano un po' il lavoro. Quindi la foglia del glicine, ricordatevi che è questo verdognolo leggermente grigiastro, quindi utilizzando questi colori siete sicure che il lavoro verrà perfetto.
Lavoro, come vi dicevo, a tavolozza, utilizzo un pennello fine a punta tonda, non vado a disegnare foglia per foglia, vado semplicemente a fare questo lavoro. Prima disegno lo stelo principale, poi appoggio il pennello, schiaccio e lascio andare, creando una foglia abbastanza, come posso dirvi, lineare però cadente. Se io andassi a disegnare foglia per foglia, sicuramente diventerebbe troppo rigida. In questo modo ho sicuramente un movimento più fluido. Come vedete vado a tavolozza in modo da riuscire a creare delle sfumature mentre la foglia è ancora bagnata. Questo vi permetterà sicuramente di avere un effetto più realistico. Incominciamo facendo le foglie per poi passare ad aggiungere i fiori. Vi svelo un trucchetto per renderlo ancora più realistico. Quando dipingete le foglie del glicine, ricordatevi che non in tutti i punti la fioritura è uguale, quindi avremo delle foglie aperte, ma in molti punti la foglia sarà accartocciata su se stessa. Quindi fate un lavoro così, la foglia fatela che scende come se fosse a testa in giù, quindi avete il rametto, però fate la fogliolina che scende, non la fate aperta in questo senso, la fate che scende verso il basso, come se ci fosse la forza di gravità che la fa scendere. Vedete, lavorando a tavolozza io creo tante sfumature utilizzando in realtà pochissimo colore. Questo conferirà al vostro glicine sicuramente un aspetto più realistico. Ho già dipinto un buon numero di foglie, non saranno sicuramente sufficienti, ma in questo momento ho bisogno di dipingere i fiori per poi andare a sovrapporre qualche foglia. Ho messo sulla tavolozza serendipiti, amour violet, profumo d'oriente e cotton. Vado a lavorare a tavolozza in modo da riuscire a miscelare bene i colori e avere sempre tante sfumature. Un trucchetto è quello di miscelare appunto i due tipi di viola con una puntina di giallo per andare a ingrigire leggermente il viola, altrimenti vengono fuori dei grappoli d'uva e il colore del glicine non è assolutamente quello del grappolo d'uva. Poi un altro trucchetto, e adesso vi farò vedere come fare, è quello di non disegnare la forma di un grappolo d'uva, quindi diciamo triangolare che scende, ma il glicine ha più una forma quasi come se fosse un cilindro che poi pian piano si rastrema verso il basso. Quindi prendiamo un pennello a punta tonda, andiamo a prendere un pochino di amour violet e un pochino di bianco, perché nella parte superiore il glicine è più chiaro, poi man mano che scendiamo andiamo a scurirlo. Quindi a tavolozza misceliamo questi colori e facciamo questo lavoro. Dobbiamo andare a creare nella parte superiore un movimento così, ruotiamo il pennello e facciamo tipo dei piccoli cerchietti, in questo modo, andando a tavolozza a creare già delle sfumature. Vedete? Il viola man mano che io scendo diventa un po' più scuro. Vado a fare questo lavoro solo nella parte iniziale del grappolo, perché abbiamo detto che man mano scenderà e diventerà più scura. Una volta fatto questo, vado a prendere un pennellino fine con un goccio di olivia, che è il colore che abbiamo già usato per le foglie. Quindi lo prendo e vado a creare delle sorte di appendici, così, dei ramettini fini fini al mio grappolo, in questo modo, anche se è un po' frammentario, non importa, tanto vedrete che adesso andremo a riempirlo, così. Poi prendiamo
un pennellino a punta tonda, più fine di quello di prima, e con il Serendipity miscelato un pochino all'Amour Violet andiamo a creare un colore più scuro di quello che abbiamo dato precedentemente e andiamo a fare questo lavoro come se fossero delle gocce che partono dall'esterno e vanno verso l'interno, quindi in questo modo, delle piccole goccioline che saranno i fiorellini che ancora si devono aprire. Così, e li facciamo a cascata. Possiamo andare anche qua a creare qualche sfumatura. Vedete, in questo modo andiamo sullo stesso grappolo a disegnare dei fiori più aperti e dei fiori più chiusi. Questo fa sì che il nostro disegno sia realistico. Facciamo qualche cerchiolino più piccolo, perché ovviamente più scendiamo più il fiore è chiuso, quindi più il nostro cerchietto sarà piccolino. Così. Qua andiamo a fare la nostra appendice. Non c'è bisogno che sia precisissimo il disegno, l'importante è che siano come se fossero dei piccoli petali ben scanditi. Aggiungiamo qualcuno qua, una piccola sfumatura. Una volta che questo grappolo è fatto, vado a prendere il profumo d'Oriente e vado a definire i dettagli dei petali più aperti. Facendo questo è come se io andassi a fare una linea piccolina che va a dividere a metà i petali più aperti, così ognuno che segue una direzione diversa. Questo è un piccolo dettaglio che vi assicuro che alla fine del lavoro renderà il nostro grappolo veramente realistico. Sto continuando a dipingere i grappoli di glicine, ne ho già fatti parecchi, continuo a farne. Ogni tanto mi allontano, quindi è un consiglio che do anche a voi, ogni tanto allontanatevi e guardate dove ci sono delle parti mancanti. Adesso vado ad aggiungere, ce ne saranno altre e poi aggiungerò anche delle foglie sopra al fiore, perché per renderlo ancora più realistico, così come naturalmente il glicine ha delle foglie che vanno a sovrastare ai fiori. Quindi continuo e aggiungerò qualche foglia. Anche questo restyling È finito. e oggi l'hai fatto tutto tu. È inutile raccontarvi la rava e la fava, oggi non ho partecipato perché Alessandro è una professionista, ovviamente questo genere di decorazioni le fa da tantissimi anni, però io ho voluto metterlo fuori perché secondo me il glicine sta bene in giardino. Tu hai messo a disposizione il muro, quindi più di così. Alessandra vi ha dato la tecnica, le basi, l'impostazione e le miscele di colore E un sacco di trucchi. per ricreare una parete tipo la tua. Quindi mi raccomando, provate, e ovviamente non per forza sul muro, anche su un mobile, vero? Tanto come Assolutamente G-Paint sì. e Magic Wall si possono riprodurre queste cose ovunque. Però mi raccomando, prima fate un test, magari se non avete una parete o comunque una superficie disponibile, fatelo su un cartone molto ampio, si può sempre provare prima, anzi si deve provare, vero? Vero. Consiglio comunque di fare un tentativo con la wall. Ormai, vabbè, per noi che la usiamo da sempre, siamo entrati in confidenza, sappiamo come funziona, però consiglio veramente di provare ad utilizzarla perché, come in questo caso, dove avevamo difformità di superfici, muro in cemento, porta tagliafuoco in ferro e grondaia in plastica, assolutamente non ho avuto difficoltà né nello stendere il colore, ma non ci sono state neanche differenze di assorbimento, quindi questa è una problematica che purtroppo
in alcuni casi con certe vernici può venire fuori. Succede. E la parete era già colorata con una mano di wall, quindi wall su wall è perfetta perché scivola, che Benissimo, è benissimo. una meraviglia. Poi non vi diciamo bugie, questa parete ormai è stata fatta 2 settimane fa, perché nel frattempo abbiamo avuto tantissimo vento, una luce contro il nostro volere, Sì. e ha piovuto per 2 settimane di fila, quindi prima giornata utile in cui si può fare la chiusura di questo bellissimo video. Esatto. Quindi è qua, perfetta, anche se ha preso già pioggia e tutto quello che deve prendere. La wall, ricordatevi sempre che è idrorepellente e pazzesca anche all'esterno, forse all'esterno è ancora meglio che all'interno, quindi mi raccomando, testatela. Sì, poi ancora una cosa, quello che Sì. dicevamo già durante il tutorial, che appunto se a casa non hanno ancora i prodotti non è necessario comprare i barattoli grandi, bastano i piccolini da 125. Assolutamente, divertitevi perché ne vale la pena, mischiatevi, provate. Quindi con una spesa minima riuscite ad avere veramente tantissima resa. Al prossimo restyling? Alla prossima parete? Vediamo, chissà. Ciao! Ciao!